Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova chiacchierata con Michele Putrino. Ciao Michele. Ciao Serena, buongiorno. Allora Michele, oggi faremo un intervento, anzi facciamo, no faremo perché lo stiamo già facendo, quindi un intervento su due parole che mi stanno particolarmente a cuore e che a mio avviso nell'ultimo periodo insomma sono state un po' bistrattate o perlomeno fraintese. Piace proprio parlare di questo aspetto che si tratta di onore e fedeltà, cioè questi due aspetti che io dico del guerriero spirituale, quindi o comunque del guerriero sul campo, che comunque secondo me il vero guerriero è sempre anche spirituale, perché non scinde le due cose. Allora, io voglio partire un po' da quella che è il significato di queste due parole, poi lascio a te ovviamente Michele trattarle e sentire un po' come ovviamente la visione di questi due aspetti. L'onore è un po' la capacità di agire secondo i dettami della nostra anima, però anche quando questi vanno in contratto col nostro ego, quindi le necessità della nostra personalità, della nostra macchina biologica. E quindi io lo definisco un po' fare ciò che c'è da fare, non quello che ci piace fare. La fedeltà invece è la capacità di scegliere il servizio, chiamiamolo per uno scopo superiore, sperando sempre, ovviamente che non venga frainteso questo termine, e quindi attraverso anche quella che è la fiducia che noi possiamo porre nell'esistenza e che regola la vita del guerriero stesso, insomma, di tutti coloro che come te e me magari si sentono in questo momento guerrieri qui sulla terra. Michele, io questa è la mia brevissima premessa, però ovviamente come sempre voglio capire cosa ne pensi tu. Beh, guarda, diciamo subito una cosa, partiamo dall'ultima tua parte, che è quella del discorso dei guerrieri. E come sai, io porto avanti la filosofia stoica, no? E la filosofia stoica cos'è? Lo stoicismo alla fine che cos'è? È insegnare alle persone ad essere dei combattenti, o meglio, ti dice lo stoicismo, guarda, la vita è guerra, la vita è lotta. Diceva Marco Aurelio appunto, la vita è lotta e viaggio in terra straniera. La visione dello stoicismo qual è? Che tu sei arrivato qui come un soldato a combattere. Devi combattere e ti è stata assegnata una missione. Quella missione la devi portare avanti. Ognuno di noi ha la nostra. Come riuscire a reggere, a diventare un guerriero, un soldato, una milizia, no? Una parte della milizia sulla terra, in questo mondo, ecco, il codice di come fare, come diventare questo guerriero è quella che rientra poi nella filosofia stoica, quindi visione, soluzione in sostanza. Ecco perché poi nasce l'atteggiamento che anche comunemente in italiano diciamo stoico, forte, da combattente, da guerriero. Da qui derivano tre concetti fondamentali, due che hai nominato tu e che fanno parte ovviamente del concetto di fondo di questa nostra chiacchierata, più un altro, che sono certamente onore, certamente fedeltà e dovere. Quello che tu prima hai definito appunto onore, in realtà da un punto di vista diciamo prettamente tecnico, è il dovere in realtà. Quindi fai ciò che, compi la tua missione, fai ciò per cui sei nato, compi il tuo dovere, che è un concetto che questo anche in pochi sanno, che ha tirato fuori proprio lo stoicismo. Prima dello stoicismo questo concetto qui, proprio il concetto del dovere non c'era. E che cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei qui appunto per compiere una missione per conto di qualcosa di più grande, dell'universo, della natura, di Dio, chiamatelo come volete, come sempre, ma il concetto è del tutto, no? Della natura che tutto muove. Quindi ognuno di noi ha un dovere da compiere, gli animali, le piante lo fanno in maniera compiono il loro dovere in maniera istintiva, l'essere umano deve farlo in maniera cosciente, attraverso la ragione. Quindi la ragione non è un sistema calcolante che calcolo matematicamente come il ragioniere del catasto,
cosa devo fare. E anche quella è la parte bassa, diciamo, della ragione. La ragione è imparare a guardare la realtà in faccia per quella che è, osservare il mondo per quello che è e capire in questa funzione senza giudicarlo, perché non sei tu Dio, non sei tu la natura, non sai cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa ragione a te serve solo per comprendere qual è il tuo posto nel mondo e qual è il tuo dovere da compiere, punto. Ecco perché pure nello stoicismo si ha un atteggiamento forte, duro, e che va al di là, come diceva Nietzsche, del bene e del male. Tu devi compiere la tua missione e se l'altro, che per te è un nemico, sta compiendo una missione e tu lo devi combattere, combatti il tuo nemico, ma senza giudicarlo. No? L'onore delle armi, si diceva una volta. Okay? Da qui arriviamo poi al concetto dell'onore, e qui entriamo proprio subito poi nel cuore dell'argomento. L'onore in realtà ha una funzione molto sociale. Si è onorevoli di fronte alle altre persone e soprattutto di fronte alle persone che hanno di te stima e rispetto, concetti che ormai sono svaniti totalmente. Per esempio, il concetto del rispetto è fondamentale ed è svanito totalmente. E la gente di solito per istinto tende a portare più rispetto agli estranei che ai propri simili, agli amici o ai familiari. E invece è esattamente il contrario. Una volta il rispetto era fondamentale per la tua cerchia, per il tuo gruppo di appartenenza. E si tendeva invece sempre a vedere un po' l'estraneo a distanza, perché tu non sai chi è quello lì, non sai se è un nemico o un amico. E molto spesso sono nemici, al contrario, e lo vediamo quotidianamente, al di là sorvolando dai soliti concetti buonisti dove siamo tutti buoni e tutti bravi. Non è così. E dunque l'onore che cos'è in questo contesto? L'onore è riuscire a mantenere fermo la fiducia del tuo gruppo di appartenenza, dei tuoi amici, delle persone a cui tu appartieni, dalla cerchia a cui appartieni. Quindi noi diciamo quello è un uomo d'onore, al di là sempre dei discorsi della mafia e così via, ma in senso generico del termine, no? È un uomo, ecco, vogliamo utilizzare un termine giapponese, citavamo prima, durante la nostra chiacchierata prima di iniziare il video. È un uomo onorevole, un uomo d'onore, uno che adempie alla propria missione, al proprio dovere all'interno del cerchio di appartenenza. Ad esempio, un padre è un uomo d'onore se lotta e fa di tutto per i figli, ad esempio, no? Per la propria famiglia e li difende. È disonorevole se passa le giornate a ubriacarsi, a non fare di tutto per farli sopravvivere e così via. Se già vedete queste due immagini capiamo subito, immediatamente, cos'è l'onore. Allarghiamo il cerchio, usciamo dalla cerchia familiare, andiamo alla cerchia degli amici. Un uomo è d'onore se un'amica ha bisogno ed è presente, se deve combattere insieme a quell'amico, se deve difenderlo. Se dice una cosa, ti vengo a trovare alle X, all'ora X e vengo all'ora X, quindi hai rispetto e da lì viene identificato come una persona onorevole, d'onore. Viceversa, se sei uno che dice una cosa e ne fa un'altra, se dice di rispettare quella persona invece poi non la rispetti, se utilizzi parole stupide, ciniche per disprezzare le persone della tua cerchia, e sei una persona disonorevole, ovviamente, no? E vieni disprezzato, non rispettato. Da qui facciamo un ulteriore passo in avanti e arriviamo al concetto della fedeltà. A questo punto vediamo che dovere, onore e fedeltà sono un trio che si muovono in perfetto ordine, dove la fedeltà è appunto rimanere fedeli al ruolo che ci è stato assegnato, al dovere, dove abbiamo identificato prima con la parola dovere, e al ruolo che abbiamo all'interno della nostra cerchia sociale, che è quella identificata con l'onore. Quindi vediamo che un trio fondamentale dove l'uno non può esserci senza l'altro, perché non ci può essere onore senza il senso del dovere, quindi uno scopo nel mondo, e senza il concetto della fedeltà, restare fedeli a quello che si deve fare. La stessa cosa, non ci può essere dovere senza onore, quindi senza appartenenza, il farsi riconoscere, il farsi rispettare dal proprio gruppo, non solo con la forza, ma proprio rispetto nel senso di apprezzamento, quello è l'onore, no?
e quindi di conseguenza non si può, non può ciò avvenire senza naturalmente la fedeltà, e la fedeltà stessa non avrebbe nessun senso senza il concetto del dovere. A cosa devo essere fedele io, se non a un senso di appartenenza in questo universo, e nello stesso tempo al dovere, quindi alla fedeltà sociale. Non ha nemmeno senso se non ci sono persone che riconoscono il mio stato di fedeltà, di essere fedele. A chi devo essere fedele? Sì, alla posizione dell'universo, ma deve esserci un altro individuo, visto che siamo esseri sociali, noi esseri umani, che riconosca il mio concetto di fedeltà. Quindi, come vediamo, sono 3 punti, 3 passi che sono estremamente fondamentali per far fiorire l'uomo in senso reale, diventare uomo, da uomo con la U maiuscola a uomo con la U maiuscola. I romani facevano la differenza tra homo, cioè semplicemente uno appartenente alla specie umana, e vir, vero uomo, no? Cioè quindi l'uomo reale. Ecco, questi 3 concetti sono quelli che distinguono soprattutto il vir dall'homo, ed è un concetto che ormai sono 3 concetti che ormai sono del tutto spariti in questa società dell'insetto in cui ci hanno portati, no? Che però dobbiamo assolutamente recuperare, anche solo per il semplice motivo, al fine di tornare a sentirci vivi. Michele, grazie mille, però io prima di lasciarci, ovviamente adesso apro un capitolo che è vastissimo, ma ne parleremo eventualmente in un altro video in maniera più dettagliata, però visto insomma che abbiamo affrontato l'argomento dovere, qual è la tua visione del fatto che negli ultimi periodi si sente solo, anche quando si parla di Costituzione, per esempio, no? Ma è il mio diritto, la Costituzione parla di diritti, eccetera, eccetera. Sì, ma in realtà c'è proprio il paragrafo diritti e doveri del cittadino. Quindi le persone dimenticano sempre questa seconda parte. Non parlo solo in merito alla Costituzione, però sai, è mio diritto, è mio diritto, è mio diritto, però nessuno parla mai, è un mio dovere. Questo è perché la cultura del piagnisteo, potremmo definirla così, cioè ti devi piangere addosso e dire io voglio come i bambini, e basta. Questo è il classico sintomo di immaturità della persona che abbiamo davanti, come il non riconoscere gli errori, gli sbagli, no? Tu, se ci fai caso, se uno sbaglia, quasi nessuno poi ammette il suo errore. Come se io, per esempio, ad un certo punto dico qualcosa e noto che tu ti offendi, no? E magari per me non è un'offesa, però se io ti offendo, se io Michele offendo Serena, no? E noto questa cosa involontariamente, io chiedo scusa perché magari ho toccato la tua sensibilità. E invece no, se ci fai caso, il 90% delle persone ti dicono ah, ma io non ti ho detto nulla, hai capito, tu sbagliato, ma non importa questo, importa cosa se l'altra persona è stata ferita, anche involontariamente, tu devi chiedere scusa, al più dici non volevo, non era nelle mie intenzioni. Però se ci fai caso, le persone questa cosa non la fanno più, non la fa nessuno più, perché tutti sono talmente concentrati solo su se stessi a livello materiale che vogliono solo dovere, il dovere di poter dire quello che voglio senza onore, vedi? Mentre l'onore era anche rispettare l'altro, vedi? E non avere doveri alti, il concetto del dovere alto, poter cambiare idea dall'oggi al domani senza serenamente, non avere il concetto della fedeltà. Quindi tutto il fine in cui l'uomo, l'essere umano, si è ridotto oggi è soddisfare un impulso che ti viene in quel momento e basta, che domani può cambiare. Di conseguenza hai ai tuoi occhi solo diritti, perché voglio soddisfare questo impulso. La cosa è particolarmente stupida, al di là che crea una società del disastro, naturalmente, perché se tutti iniziamo a ragionare così, come avviene, tutto va allo scatafascio come sta avvenendo, nei fatti, quindi come vediamo è tutto abbastanza lineare. Però è anche stupido perché
ti porta a te a non avere più, come diceva il famoso cantante, un centro di gravità permanente, no? Perché se tu non hai una dimensione, non hai una visione del mondo, non hai un concetto dell'esistenza forte, non hai un perimetro, un limes, che dicevano i romani. Guardate che è fondamentale, oggi non c'è più perimetro, non c'è più limite né a livello geografico, né a livello umano, né di valori. Invece il limes, il limite, il cerchio ti identifica, dice questo sono io. Di conseguenza devi scontrarti contro qualcos'altro, è ovvio. Però prendere il concetto del dovere, prendere il concetto del, dicevi tu, ecco, non solo dei diritti, ma del dovere, crea il cerchio. E quel cerchio identifica la tua esistenza, ciò che tu sei, ti fa sentire vivo, perché crea contrasto, sì, con il resto del mondo, con ciò che tu non riconosci tuo, ma è proprio quel contrasto che ti rende vivo, diceva Eraclito. Ed è vero. Provate a guardare qualcosa anche in TV, no? Quando dovete sistemare la luminosità, c'è il contrasto. Senza il contrasto, se tutto diventa, se voi alzate tutto il contrasto verso il bianco o tutto verso il nero, l'immagine svanisce. Il contrasto deve essere bilanciato, deve esserci il bianco contro il nero, altrimenti anche l'immagine questa qui dove siamo io e te adesso sarebbe impossibile. Anche la mia voce non sarebbe possibile. Voi sentite la differenza tra le mie parole, il suono e il vuoto. Suono, vuoto, questo contrasto crea la voce, altrimenti sarebbe un rumore. Come per esempio ce ne accorgiamo anche dalle parole delle persone che parlano in maniera monotona, no? Piatta. Ad un certo punto ti si spegne il cervello. Perché? Perché non c'è contrasto in quel modo di parlare. Mentre in genere diventa piacevole una voce che bilancia, no? Che gioca con la voce come fanno ad esempio i doppiatori bravi o i bravi cantanti e così via. Ecco, è questo che dobbiamo tornare a riconquistare. Dobbiamo tornare a capire che il mondo è fatto di contrasti, il mondo è fatto di limiti e noi dobbiamo scegliere il nostro contrasto, il nostro limite, il nostro limes, la nostra cerchia di appartenenza e all'interno di questa cerchia agire tramite il dovere, tramite l'onore e tramite la fedeltà. A quel punto si diventa vivi, oltre che a quel punto inizia a crearsi una vera società funzionale. Michele, grazie mille per questa chiacchierata anche di oggi. Ovviamente noi invitiamo i nostri amici ad essere con noi in una prossima chiacchierata. Noi continueremo ad esserci, quindi invitiamo anche tutti voi ad essere con noi. Grazie di nuovo, Michele, Grazie a e te, alla Serena. prossima.